Siamo a Miami Beach e oggi vi faccio vedere perché questo è il posto più bello per navigare. Alla nostra dritta i grandi e famosi alberghi di Miami, la spiaggia di Miami Beach e ancora oltre l'oceano con le sue onde talvolta tremende. Questa è invece una sicura via d'acqua, l'Intercoastal Waterway, un canale che attraversa tutta la Florida e poi risale la South Carolina e corre ancora più su, fino quasi a New York. Qui si può navigare per 365 giorni all'anno, certamente grazie al clima favorevole, ma anche a questa particolare morfologia del territorio. Quando il mare è mosso, ci sono le lagune, le acque interne, sempre calme. Per il nostro viaggio di oggi ho scelto l'imbarcazione Azimut 54 Fly. Uno dei punti di forza è la presenza di 3 cabine e 2 bagni, locali tutti comodi e alti. Naturalmente all'armatoriale è dedicato uno spazio importante e la migliore posizione, a centro barca. Il volume sotto il materasso è fruibile con estrema facilità. Con queste finestrature la suite può essere goduta anche di giorno, assaporando il piacere di trovarsi in una situazione esclusiva e privilegiata. Gli ospiti possono pernottare nella cabina di prua o nella doppia sul lato di dritta dello scafo. Non sempre si può correre, qualche volta bisogna aspettare l'apertura di un ponte, ma in barca questo momento diventa un'occasione per rilassarsi, in auto sarebbe una tortura. Il salone è caratterizzato dalla presenza di 2 living, il salotto e la zona pranzo per 6 persone. La versatilità degli arredi accresce il comfort. L'inserto centrale del tavolo è asportabile e lo schienale del sedile di pilotaggio trasla elettricamente. Il 54 è l'evoluzione del 53, che era già un ottimo modello, ma hanno voluto perfezionarlo. Hanno mantenuto le caratteristiche di base della precedente versione, come lo scafo e il sistema di propulsione, ma hanno cambiato il look, l'arredamento e lo hanno allungato un po'. Ha una linea più sportiva, un rollbar con inserti a specchio e le finestrature panoramiche delle nuove generazioni Azimut. Il Flying Bridge è una terrazza di 14 metri. Vi pare piccola? È una delle più grandi della categoria. Non fate raffronti con quella di casa, ricordate che da qui potete godere, se volete, ogni giorno un panorama diverso. Sul ponte superiore si può prendere il sole, ma anche ripararsi all'ombra del tendalino. L'altra area prendisole, come tradizione, è a prua. In spazi ristretti, durante le manovre di ormeggio o di uscita dal porto, si apprezza l'Easy Docking, questo sistema di manovra joystick sviluppato da Azimut. A lento moto oppure alla fonda, la barca viene resa stabile da un sistema giroscopico. Gli americani prevalentemente scelgono le barche per andare a pesca oppure yacht confortevoli come questo per trascorrere il weekend con la famiglia e con gli amici, mangiando a bordo, pernottando magari giusto per una notte e navigando crociere tranquille nelle acque interne. Qualche volta si spingono in oceano, ma sempre vicino alla costa. L'Azimut 54 non sarebbe una barca davvero comoda se non avesse una cucina con elettrodomestici e stipi di capacità adeguata al numero di ospiti. Il piano cottura è specifico per l'uso a bordo. Il totale dei volumi di stivaggio è di 6.500 litri. Un dato non facile da eguagliare per un 17 metri. Inoltre, a poppa c'è anche la cabina per il comandante. Nel pozzetto si trovano il tavolo e il divano.
La plancia è ammarrabile per un tender fino a 500 kg. Se avete la fortuna di ormeggiare all'inglese, potete usare la porta sul fianco. Hanno aperto il ponte levatoio e bloccato il traffico stradale. Ora passiamo noi. Guardate che fila di barche. Bisogna passare un po' decisi, con un po' di gas, così la barca tiene meglio la rotta. Gli spazi non sono abbondanti. Come motori non c'è possibilità di scelta, però ci sono degli ottimi R6 della MAN, motori turbo diesel Common Raid a 730 cavalli. Li hanno sistemati a tutta poppa dello scafo, in questa maniera si è potuto ottimizzare lo spazio abitabile. Hanno dovuto però scegliere una propulsione in V-drive e se non avessero modificato lo scafo avremmo avuto degli assi portaelica troppo inclinati con una bassa resa. Invece hanno creato dei tunnel dove ruotano le eliche e in questa maniera l'efficienza è notevolmente superiore. Questa è una delle zone VIP di Miami Beach, isolotti lontani dalla confusione, dal traffico, destinati ovviamente soltanto a chi può permettersi il lusso di spendere qualche milione di dollari per comprare qui un'abitazione. Lasciamo per un attimo la Intercoastal Waterway e entriamo nella Biscayne Bay. Laggiù, sullo sfondo, i grattacieli di Miami Downtown, il cuore del business. Queste acque scure, fangose, ci dicono che quando si attraversano certe zone di queste baie non bisogna soltanto stare attenti all'altezza dei ponti e alla larghezza tra i piloni, ma anche al pescaggio dell'imbarcazione. Navigando a 7 nodi, i motori sono al minimo a 600 giri minuto e consumano 1,5 galloni per ora, praticamente meno di 6 litri. Le acque sembrerebbero completamente libere, ma non è così, bisogna seguire le indicazioni dei segnali per evitare di andare in secca. Ci sono alcune location incredibilmente lussuose come questo isolotto con un golf club e ville molto riservate. Per portare l'imbarcazione in planata basta accelerare. Non è il caso di utilizzare i flap, dovrete semmai azionarli solo se vorrete essere più rapidi in questa manovra. Adesso torniamo verso Miami. Attraversiamo la Biscayne Bay dove possiamo correre e provare le caratteristiche di velocità di questa imbarcazione. 11 nodi, 1500 giri, stiamo entrando in planata. Si avverte subito come la potenza dei motori è più che sufficiente. A 21 nodi di velocità con i motori a 1700 giri minuto stiamo consumando circa 70 litri ora per motore. La velocità di crociera è di 28 nodi a 2100 giri motore, ma quella massima è di 33 nodi a 2350 giri minuto. È un flying bridge, ma la risposta ai comandi, acceleratore e timone, è così reattiva e la stabilità è così buona che non sembra di essere a 4 metri d'altezza sull'acqua. Il nostro viaggio di oggi termina nella base nautica di MarineMax, il dealer numero 1 al mondo per la vendita di imbarcazioni, con sede qui a Miami, perché questo è il paradiso per le barche e per gli armatori.